Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio portare un contenuto un pochino diverso dal solito. Sì, perché nello scorso weekend io sono stato ad Asti a fare un corso e con l'occasione sono stato intervistato da una archeologa che si chiama Lucia Civitico, che è in procinto di dare la sua tesi per la seconda laurea. E in questa tesi lei ha affrontato l'argomento dell'addestramento nella storia, cioè in realtà non sembra essere Senofonte come molti di noi che siamo appassionati un po' di horsemanship pensano, non è stato Senofonte a essere uno dei primi addestratori di cavalli. In realtà sembra che sia stato appunto questo signore sul quale Lucia sta scrivendo la tesi. Questo signore si chiamava Chicculi, è vissuto intorno al 1400 a.C. e all'epoca sviluppò un sistema di allenamento e di addestramento dei cavalli per il traino dei carri da battaglia, che risultò talmente efficace che rese all'epoca l'esercito ittita quasi invincibile nei confronti degli altri eserciti. Ma vediamo insieme l'intervista. La pronuncia corretta? Chicculi è un maestro Mittani, quindi popolazione mittanica. Quindi collocata geograficamente dove? Turchia. E Turchia. Come gli Ittiti, quindi la Turchia si suddivideva praticamente in questi due potentati, l'Ittita e il Mittanico, che erano due più grossi stati turchi in quel momento. I Mittani, a quanto pare, erano dei grandissimi uomini di cavalli, discendono dalle genti indoeuropee. Ad esempio perlomeno sembra che le genti indoeuropee abbiano per prime domato, soprattutto dell'area del Kazakistan, siano riusciti a domare per primi i cavalli. Ad esempio ci sono dei resti, ovviamente su questa parte dell'archeologia non ci sono prove certe, quindi in base alle prove, alle evidenze archeologiche ritrovate si fanno quelle che possono essere delle ipotesi. Quindi i segni di addomesticamento del cavallo si possono vedere sia dal punto di vista fisico sull'ossatura, quindi la struttura proprio fisica del cavallo nel momento in cui è addomesticato va a cambiare. Come tutti gli altri animali. Ma una domanda, cioè noi parliamo di Chicculi, ok? E l'abbiamo collocato geograficamente in Turchia, ma invece temporalmente dov'è che l'abbiamo collocato? 1350 avanti Cristo. 1350, sì. Di conseguenza significa che Chicculi ha addestrato i primi cavalli circa 700-800 anni prima di Senofonte. Lui sì, okay. Siamo molto indietro e la prima traccia, il primo scritto sull'addestramento dei cavalli sia proprio grazie a Chicculi. Il cavallo deve essere stato domato già prima, cioè sicuramente verso il 3000. Ci sono appunto delle tracce su alcuni denti ritrovati in Kazakistan che mostrerebbero segni di usura collegabili probabilmente a una sorta di imboccatura, probabilmente fatta come quella che usavano gli indiani d'America, quindi con i crini dei cavalli, una specie di cifnei che passava all'interno della bocca. Però sono delle ipotesi basate sul ritrovamento dei denti. Altre prove sono le sepolture reali. I cavalli venivano sepolti con il carro e con il sovrano, ma questo lo troviamo nella dinastia reale di Ur, il cimitero reale di Ur. Abbiamo sepolture di carri, cavalli, più tutto il circondario del re in un suicidio rituale, sì, che accompagna il sovrano. La prima prova scritta però si ha proprio grazie a Chicculi. Queste tavolette che sono state ritrovate che sono 4 per puro caso, o 7? Sono 6. 6. Anche se le riconducono a volte a 4, dipende un po' da chi si trova. In realtà non dovrebbero essere 4 scritte su entrambe le facce e anche sui lati. Sui lati anche? Sì, ogni punto è stato scritto praticamente. Certo. Per cui erano abbastanza alte queste? Sì, erano spesse, guarda, te lo dico subito, 15 cm di larghezza, 30 di altezza.
iscritta in caratteri cuneiformi ittiti anche sul bordo, spesso 1-2 centimetri, e ogni tavoletta aveva di cosa erano fatte queste tavolette? Di argilla. Di argilla sono arrivate fino a noi. Questa qua praticamente è una riproduzione del testo ittita di Kikkuli, per farsi un'idea. Quindi avere i segreti di questo fantastico maestro di cavalli dava a Shuppiluliuma un forte vantaggio. Esatto. Quindi ha voluto su carta quello che si diceva. Dopodiché, su carta, per modo di dire. Per modo di dire, su tavoletta. Esatto. Da qui gli Ittiti hanno nettamente un salto in avanti, cioè diventano dei grandi conquistatori. Quindi applicando le tecniche di Kikkuli in guerra, quindi utilizzando i carri e i cavalli di Kikkuli. Quindi allenati con la metodologia ideata da Kikkuli. Hanno sbaragliato in battaglia, tant'è, adesso poi spieghiamo il perché, però tant'è che successivamente una miriade di stati attorno, sempre parliamo del Vicino Oriente antico, chiesero in dono o vollero sapere i segreti di questo Kikkuli. Infatti pressano molto con la corrispondenza e addirittura gli egiziani riescono, sempre per un trattato di pace, a farsi mandare in dono una serie di cavalli addestrati da Kikkuli, perché erano ritenuti imbattibili. E infatti perché fanno questo salto in avanti? Per la velocità, perché hanno dei cavalli estremamente resistenti, dei cavalli che vanno in guerra tranquillamente, che non si stancano né durante il tragitto né durante la guerra, e quindi avendo carri, avendo velocità, riescono a sbaragliare gli eserciti nemici. E qui si sta la ecco, se ne parlava giusto ieri, no? Cioè questa dottoressa Nyland, australiana, sì, che ha tradotto dell'Università del New England, se non mi ricordo male, ha tradotto questo lei testo. stessa, ne ha tratto le sue conclusioni, diciamo, e ha deciso, siccome lei è anche un'appassionata di cavalli, lei fa endurance, ha deciso, siccome aveva dei puledri disponibili, di applicare in pratica questo metodo e vederne i risultati. È un metodo molto lungo, quindi soprattutto se noi lo applichiamo al mondo antico, 7 mesi di addestramento per un cavallo da guerra sono tanti, cioè generalmente si spende molto poco tempo, perché logicamente perché qua sono 7 mesi in cui c'è tutto uno staff applicato a questi cavalli e per 7 mesi tutti i giorni stanno dietro ai cavalli. E la Nyland l'ha riportato nel mondo moderno, quindi modificando qualcosina, mettendo ad esempio le auto come coadiuvante del cavallo, la bicicletta invece di altri cavalli e di carri, però l'ha riapplicato avendo dei risultati eccellenti. Fatto sta che comunque Kikkuli inserisce una variante molto importante, cioè un cavallo tranquillo, quindi noi possiamo definire un cavallo a suo agio in quello che fa, un cavallo entusiasta di quello che fa, che non si annoia, e un cavallo che dà il massimo. Ed è questa forse la chiave che sposa un po' la filosofia Parelli appieno, no? Sì, e infatti è il motivo per cui ho scelto questa tesi, perché mi piaceva la filosofia, cioè hai dei cavalli ben allenati, hai dei cavalli che oltre a quello sanno quello che devono fare, lo fanno in modo rilassato, perché ad esempio Kikkuli ci spiega che il cavallo non è lasciato solo, è accompagnato e guidato in alcune fasi da altri cavalli, ad esempio lo fa trainare da altri cavalli in modo che non si trovi solo, ma che veda il carro con il cavallo e lui viene attaccato e va a seguire. Ed effettivamente la Nyland dice che in questo modo anche i battiti cardiaci si abbassano. Sì, molto di più. Certo. E questo è importante, è molto importante, come anche tutto il passaggio del nuoto, perché cercavano anche di portare i cavalli al fiume, di farli nuotare in modo da non appesantire sulle gambe e sui tendini, eccetera, a tempi precisi. Certo. E poi venivano massaggiati vigorosamente, quindi anche qua c'è tutto un altro passaggio sull'acido lattico. Esatto. È probabile che si venissero selezionati determinati cavalli, perché tutti non si riusciva, cioè era quasi impossibile riuscire a metterli tutti in fila, avere tutti 40, mettiamo puledri,
con cui fare la stessa identica esatto, cosa. sì, E infatti questo è anche un po' un parere che volevo chiedere a te, cioè dal punto di vista dell'horsemanship, se può avere senso questo tipo di ragionamento. Per quello che mi riguarda ti posso dire che tutt'oggi negli Stati Uniti ci sono delle strutture che si chiama Foundation Station, dove i cavalli vengono portati per dargli le fondamenta, ok? Durante il processo di addestramento di base, quindi gli viene dato queste fondamenta, nell'ambito del programma Parelli pensali un po' di portare il cavallo a livello 4, quelle sono le fondamenta. Durante questo processo viene anche, per così dire, percepito, ok, quali cavalli hanno dei talenti innati e sono più predisposti per fare certi tipi di attività. Per cui magari un cavallo che ha un cow sense molto spiccato, magari lo manderò a fare cutting. Certo. Un cow sense che non ha un cavallo che non ha un cow sense molto spiccato, ma che comunque atleticamente si predispone in maniera particolarmente vantaggiosa per fare reining, viene messo a fare reining. Un cavallo, tornando al discorso delle orsenality, un cavallo che è destro introverso, meglio se io gli faccio fare delle attività che lo fanno lavorare fondamentalmente, se non principalmente, in campo. Un cavallo sinistro introverso lo seleziono magari invece per fare lavoro fuori, ok? Per cui io sono sempre in esplorazione, sono sempre, che ne so, devo portare vitelli, sono sempre a giro, e quindi magari a volte anche da solo. Quindi è molto probabile che, come ci siamo arrivati noi, come ci è arrivato Parelli, come ci è arrivato prima di lui la famiglia Black, per dire, che si parla del 1850 e ancora prima altri horseman famosi, mi immagino che anche solo per tentativi l'abbiano capito. L'abbiano capito, no? Cioè, certo. Si sa benissimo che un tiro pesante rapido un cavallo tiro pesante rapido è molto più idoneo a tirare dei carri piuttosto che a essere usato per il salto ostacoli, no? Okay. E quindi insomma io mi immagino che all'epoca, soprattutto se come tu mi dici Chicculi era così avanti, sicuramente lavorando su una materia prima, mi dispiace chiamarla così, ma è per rendere bene l'idea, lavorando su una materia prima che già è più predisposta per un certo tipo di attività, trovi tante meno difficoltà e il risultato è sicuramente molto più raggiungibile in tempi ristretti. Anche perché comunque insomma voglio dire, i tempi per loro contavano tanto. Molto. Sì, anche perché 7 mesi di allenamento per una battaglia, tu dovevi arrivare, dovevi sapere che quei cavalli, probabilmente magari se mi servivano 40 cavalli ne iniziavo con 80 per fare poi una selezione nei primi giorni, però dovevo arrivare poi in battaglia con ecco, io su questo per esempio ti posso raccontare un aneddoto. Io tanti e tanti anni fa ero uno sbarbatello di 22 anni, 20 anni così, 22 anni avevo più o meno, ho avuto l'onore di conoscere Luraschi e di potergli fare delle domande durante uno show che fece in Pontedera. E una delle domande che gli posi fu quella se tutti, perché noi io ero rimasto meravigliato di questi cavalli che cascavano, no? Cioè te vedi nei film western questi cavalli che cascano e cascano a comando, e quindi gli chiesi: ma mi spieghi per cortesia com'è che si fa a far cascare un cavallo? E lui mi disse: prima di tutto seleziona a monte i cavalli che hanno quel tipo di predisposizione e di atleticità che io cerco per poter insegnargli a cadere. E disse anche: su 100 cavalli di solito 3-4 cavalli hanno quella predisposizione lì. Quindi mi immagino che anche all'epoca si facesse una forte selezione a monte. E Chiccoli è molto attento anche nel progredire per livelli, cioè ad esempio lui fa molto trotto, fa poco galoppo, fa quei 2-3 campi di galoppo per una settimana, poi progredisce ed aumenta. Quindi si capisce che non era improvvisato Chicculi, sicuramente doveva aver studiato qualcosa e doveva capirne sufficientemente di cavalli per capire come progredire nel lavoro, per non stressarli anche dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, per mantenere queste pulsazioni costanti o comunque avere dei cavalli che
finito di lavorare le pulsazioni. Allora, secondo te, come facevano loro a sapere le pulsazioni del cavallo? Come le misuravano? Non credo le sapessero, cioè probabilmente Chicculi non ne fa cenno. Ok. Però è Quindi probabile che lo sapessero o che le prendessero probabilmente dalla giugulare come facciamo noi, cioè secondo me ci sono arrivati, perché se pensiamo ad esempio alla medicina egizia, quanto poteva essere progredita, o al fatto che già nell'età del bronzo riuscissero a trapanare i denti e otturarli poi con la resina, probabilmente erano in grado di prendere le pulsazioni dei cavalli, oppure erano sufficientemente sensibili da vedere ad occhio il cavallo. Poi la prova delle pulsazioni ce l'ha Dallan Island, che seguendo passo passo misura proprio le pulsazioni di ogni cavallo, riportandolo schematicamente. Adesso se riesco te lo trovo. E lì abbiamo la prova, però sicuramente Chicculi doveva aver capito qualcosa, perché altrimenti non sarebbe progredito. Quindi praticamente te mi stai dicendo che Chicculi nel 1350 avanti Cristo faceva un tipo di allenamento che era si basava su delle evidenze scientifiche. Sì. Per non l'epoca, sarebbe diventato il grande maestro di cavalli che Shupiluyu ha portato bellamente a casa ad addestrare i suoi cavalli se non fosse stata comprovata. Cioè, diciamo che 1, 2, 3 battaglie magari sono un caso. Di lì in avanti, quando anche gli egiziani con il loro superstato iniziano a chiederti i cavalli perché vedono che quelli vanno, non è più un caso. Certo. Cioè, se i Mitanni erano forti, gli Ittiti erano forti, quei cavalli continuano ad andare forte, è perché Chicculi probabilmente si sta parlando di battaglie, no? Quindi è qualcosa che comunque diciamo rimane un'evidenza storica, cioè e questi è fuori cavalli dubbio. Riuscivano, sì, perché noi abbiamo comunque le testimonianze scritte sia ittite che ad esempio egizie, faccio l'esempio degli egizi, sui risultati delle battaglie, perché comunque venivano segnati di volta in volta in maniera un po' soggettiva, dipende dalle due parti, però si sapeva. E sappiamo anche che gli Ittiti ebbero questo boom dopo l'introduzione del carro e dei cavalli di Chicculi, quindi i Mitanni erano forti prima, dopodiché li hanno accorporati gli Ittiti. E se poi tutti volevano, gli egiziani ma anche altri stati volevano avere i cavalli ittiti e tutti supplicavano gli ittiti per avere i loro segreti, forse sì, si sapeva e non era di certo un caso. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each